Mie impressioni sulla nuova Head Extreme Motion versione 2025. La pala in mio possesso pesa 352 grammi, un peso abbastanza basso ma in specifica, con bilanciamento a 26,9 cm. La forma è a diamante, un po' squadrata e quasi ibrida, identica alla serie precedente, mentre i piatti sono realizzati con uno strato finale di un nuovo carbonio unidirezionale, che risulta abbastanza rigido. La gomma è la classica Power Foam di Head. Lo schema di foratura è stato totalmente riprogettato. Ho usato ampiamente sia la versione 2023 che la Coelho Motion, quindi farò una comparativa continua tra le tre racchette. Vedremo alla fine quale sarà la mia preferita. Il tatto della Extreme Motion 2025 risulta di una durezza un punto sopra il medio, con una uscita di palla più ridotta e controllata rispetto sia alla versione del 2023 che alla Coelho Motion, con un tocco decisamente più secco e preciso e con un'uscita di palla elastica inferiore. In generale risulta un pochino più rigida rispetto ad entrambe, con la Coelho che recupera un po' con il nucleo un po' più denso. Il punto dolce considerando il formato è molto buono, leggermente inferiore alla serie precedente ma leggermente superiore alla Coelho. In questo caso però nella Extreme risulta più spostato verso il basso. La racchetta risulta abbastanza comunicativa, con una buona connessione con la palla e una buona progressività, potendo contare su una buona resa sia agli alti regimi che ai ritmi medio-bassi. Sotto questo aspetto risulta più equilibrata e completa rispetto alle altre due pale. Il controllo è buono, si riesce ad accompagnare la palla dove si desidera con precisione, con un ottimo compromesso tra l'aiuto della salita di palla e il braccio richiesto da mettere per eseguire i gesti tecnici. Ha meno uscita di palla rispetto a Extreme 2023 e Coelho Motion, con una spinta molto più dosabile rispetto alle altre due, e un'attivazione più progressiva, soprattutto rispetto alla Extreme 2023. La maneggevolezza è molto buona, complice anche il mio esemplare particolarmente leggero. Mi sembra anche leggermente migliore rispetto alla serie precedente. Rispetto alla Coelho dipende invece dalle circostanze. La forma è sicuramente più ingombrante ma la sensazione è di avere meno massa in testa, quindi dipende un po' dai colpi e dalle situazioni. Il comfort è a livelli di eccellenza. Le numerose tecnologie di casa la rendono gentilissima sulle articolazioni. Ci si può giocare per ore senza accusare fastidi. Da segnalare il nuovo Soft Cap Plus, che oltre alla novità del comodo cordino intercambiabile, è stato rivisto sia nella forma, con un bordino inferiore leggermente più ampio, che nei materiali con una mescola di composizione migliorata. Siamo vicini alla perfezione come comfort e comodità nella presa. Tutto questo la rende nettamente migliore rispetto alla Coelho Motion, che avendo il vecchio tappo rigido, alla lunga può provocare un po' di problemi di comfort, soprattutto dei fastidi al polso per quanto mi riguarda. Per quanto riguarda lo spin, siamo su buoni livelli, nulla di trascendentale ma nel complesso fa il suo lavoro dando un minimo di gesto tecnico. Rispetto alla serie precedente la superficie rugosa 3D sembra leggermente meno in rilievo, ma è stata riprogettata nella distribuzione e usando puntini di diversa forma e altezza. Quindi bene, anche se sotto questo aspetto forse la Coelho Motion è leggermente più efficace, in quanto la faccia lavora generalmente di più. Come potenza, nel complesso siamo su livelli molto buoni, ma leggermente inferiori sia alla serie 2023 che soprattutto alla Coelho Motion, che risulta più esplosiva e con palle che escono più pesanti. La Extreme 2023 invece risultava soprattutto più facilmente potente, con palle che schizzavano via con meno sforzo. Per dare ulteriori riferimenti, complessivamente come potenza siamo sui livelli della vecchia serie Delta Motion 2021 e leggermente superiori alla ultima Speed Motion. Nel gioco dal fondo, la racchetta va incentivata ma con moderazione, mettendoci un po' di braccio ma senza esagerare. Nelle situazioni di difficoltà e in difesa nel gioco basso non ti abbandona, grazie al buon punto dolce e l'ottima capacità di opporsi ai tiri avversari e passare subito al contrattacco in profondità. Dopo il rimbalzo a vetro, con un po' più di tempo a disposizione, è eccezionale. Ottima per alzare pallonetti ben calibrati e profondi e precisa anche nelle cichite. Rispetto alla Extreme 2023 ti aiuta leggermente meno, ma restituisce una migliore sensazione di controllo, e quindi per me risulta complessivamente meglio performante. Rispetto invece alla Coelho Motion, fa difendere sicuramente in maniera più comoda,
anche se si potrebbe perdere qualcosa nei colpi bassi più aggressivi e rapidi, magari al corpo dell'avversario a rete. Invole ha una resa eccezionale, risultando solida e aggressiva, generando con buona facilità palle lavorate, profonde e pesanti, offre un ottimo compromesso tra precisione e velocità di palla. Il controllo è buono, e si riesce a piazzare la palla dove si vuole anche accelerando con un'aggressività controllata. Bisogna solo ricordarsi di non strafare. Nei blocchi non si scompone, e nei colpi più lavorati e di fino offre una buona resa, se ci si affida alla sua uscita di palla, controllata ma comunque presente. Dall'alto la resa si mantiene su livelli di eccellenza, soprattutto per quanto riguarda i colpi tagliati. Sono infatti ottime sia le bandecche che le vibore, sia quelle ben lavorate che siano lente o veloci, che anche quelle piatte, sia di potenza che più di contenimento, come i gancio piazzati sulla griglia. La combinazione tra maneggevolezza, controllo e uscita di palla la fa rendere letale, sia nelle situazioni offensive e di pressione che in quelle più ragionate e di costruzione. Il feeling in tutte queste situazioni è sempre eccezionale, superiore nettamente alla versione 2023, mentre in confronto alla Coelho è meno aggressiva ma più precisa in costruzione dall'alto. Nello smash e nei colpi piatti di potenza e di prepotenza, scende leggermente nelle prestazioni rispetto alla vecchia serie e alla Coelho, ma rimane comunque una racchetta altamente performante, soprattutto nello smash rapido e negli schiaffi piatti al volo. Fare uno smash da non troppo lontano dalla rete è comunque sempre efficace, specie in parallelo, anche per giocatori senza troppa struttura fisica. Ovviamente non è un cannone, anche a causa del peso basso, ma non ci si può lamentare della spinta che riesce a sprigionare. Va solo tenuto conto che rispetto alle altre due contendenti è meno reattiva, e quindi va incentivata un pochino di più con braccio, corpo e gambe. Riesce ad esprimere una potenza controllata davvero convincente. Come profilo di giocatore, la consiglio sicuramente per un livello intermedio a salire, con un minimo di tecnica e sensibilità richiesta per dargli qualcosina di braccio, ma senza esagerare. Uno dei suoi punti di forza è infatti la capacità di poter giocare tranquillamente di tocco, ma tollerando anche qualche sbracciata ben dosata. Per quanto riguarda la posizione, a destra per me è cucita su misura per giocatori aggressivi, a cui dal basso piace lavorare palle veloci, non tirarsi indietro nel salire con molta frequenza a rete, ed essere spesso presenti nelle fasi di gioco di pressione dall'alto. Ma anche per giocatori di sinistra è perfetta, specie per quelli non troppo strutturati fisicamente, che ricercano pale più leggere e maneggevoli, e che non disdegnano anche la fase di costruzione, con colpi più precisi e lavorati rispetto alle solite cannonate a ripetizione. Una vera pala tuttofare, versatile al punto giusto, da tenere sempre in borsa, che nelle giornate difficili vi aiuterà quel tanto che basta, e che nelle giornate di gran forma vi seguirà nella prestazione. Chiusura con l'esito finale del mio confronto con Extreme Motion 2023 e Coelho Motion. La mia preferenza finale va proprio alla nuova Extreme Motion 2025. La vecchia versione 2023 perde abbastanza nettamente il confronto, a meno che si abbia bisogno di davvero tanto aiuto in uscita di palla. La Coelho invece sotto alcuni aspetti rimane la migliore, soprattutto nel comparto dei colpi offensivi, però trovo che la Extreme 2025 sia più completa e giocabile all around. In definitiva, ritengo che l'ultima arrivata del 2025 si possa definire, con merito, la migliore tra tutte le varie pale della serie Motion prodotte dalla casa austriaca. Grazie per l'attenzione. Se la recensione ti è piaciuta lasciami un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi contenuti video. Buon padel a tutti!